Vieni più avanti. Ok. Buona così? Sì. Ciao ragazzi, mi avete martellato sui social in questi mesi per fare una recensione approfondita della mia auto che avete visto di sfuggita in qualche video e quindi vi ho accontentato. Eccola Bene ragazzi, dopo queste stupende immagini riprese da Jack, e lo ringrazio, vi porto a fare un bel giretto per Milano. Sfruttiamo l'agosto milanese che non c'è ancora in giro nessuno per sparare due marce. Prima di dirvi i pregi e i difetti che secondo me questa macchina ha, visto che la guido da 3 anni e mezzo e quindi penso di sapere più o meno quello che va e quello che non va, ma in base all'utilizzatore ovviamente i difetti e i pregi cambiano molto. Io vi dirò i miei. Quindi i dati tecnici: abbiamo sotto il cofano un 2000 turbo, il peso complessivo si aggira attorno ai 1300 kg, che per una macchina così con una trazione integrale è parecchio leggera. Il costo al tempo si attestava sui 42.000 euro per il modello base, però sapete benissimo com'è che voi partite a dire ah bella questa macchina, costa 42.000 euro, ci penso, poi ci mettete su un sedile, un impianto audio decente e da 42 andiamo a 50. Difatti questo modello fatto così, con impianto Bang & Olufsen, con i cerchi da 19 pollici perché di serie esce con i 18 e con lo schermino ultra largo, adesso capirete il perché. Purtroppo lo devo tenere spento perché sennò non vedete una bega di niente. Andiamo su quel prezzo che vi ho detto, quindi non proprio a buon mercato. Fate che una RS3 base senza praticamente niente dentro riuscite a tirarvela a casa con 56.000 euro ed è un prezzo base e comunque è già veramente una gran macchina. Però secondo me è meglio prendere un qualcosa di più abbordabile ma poi allestirlo bene rispetto a fare l'incontrario. Adesso, prima di dirvi pregi e difetti, comunque vi sto portando in un bel posto. L'avevo già detto in qualche video, si chiama Le Gemelle. È il posto dove da piccolo andavo un po' a scorrazzare con i miei amici insieme a motorini, moto, macchine, tutto quello che c'era da provare. Ed è proprio in centro a Milano. Ed è esattamente là. Quindi faremo 2 girettini un po' più spinti per sentire un po' come si sente in macchina il suono. Impostiamo il Dynamic, anche questo un optional che non c'è sulla macchina di serie. Si alza il limite, non so se l'avete sentito, da 900 giri a 1200. La macchina diventa molto più rigida, avete sentito come ha preso il pavé in modo molto brusco, sentite? Si fa sentire ragazzi, il rumore bellissimo, si aprono gli scarichi e si sente il doppio. So cosa state per dirmi, la cintura, lo so. Il problema è che avendo la GoPro qui, se metto la cintura non vedete assolutamente nulla, quindi si va belli pianino e si fa attenzione per questa volta, però mi raccomando mettetela sempre voi. Adesso passiamo ai pregi e difetti che secondo me sono molto interessanti. Inizierei con i pregi che mi piacciono di più. In primo luogo metterei la versatilità, non dà nell'occhio, ha un bel bagagliaio, quindi veramente stracomoda. E nonostante ci siano i sedili a guscio,
non ti stanca fare viaggi, quindi veramente per me che ho bisogno di spazio con tute, stivali, borse, viaggi eccetera, nessun tipo di problema. E invece se si vuole andare a scannare un po' sui passi di montagna, si piazza il tasto Dynamic, si aprono gli scarichi, si abbassa la macchina di qualche millimetro, si irrigidisce e ci si diverte veramente tanto. Secondo pregio è la qualità prezzo, perché come fascia delle compatte premium come questa ha veramente poche rivali. L'unica è la 45 AMG, che poi ci arriviamo a parlarne meglio, è l'unica che se la combatte secondo me, perché come linee interni Audi distrugge su tutta la linea secondo me Mercedes. Poi invece nei difetti passiamo al motore, ma aspettate un attimo. Altro pregio, il rumore, cioè appena si decide di accelerare, non so se avete sentito prima, fa venire veramente la pelle d'oca. Poi adesso appena arriviamo al semaforo ve lo faccio sentire meglio. Cioè per godere io in mezzo tra un semaforo e l'altro gli butto dentro 6 marce. Cioè è lì che dice dammi un'altra, senti. Sentila. E poi staccata, doppietta automatica, mamma mia che goduria. Quarto e ultimo pregio secondo me è la possibilità di guida in ogni condizione. Con questa macchina mi sono trovato una volta con gomme estive, cioè quelle sportive, quelle che ho su in questo momento, con 2 dita di neve di quella fresca, c'erano ferme il 90% delle auto, io invece me ne andavo bello tranquillo e sono arrivato sano e salvo. Questo metodo della trazione integrale di Audi che è veramente il top, la 4. E adesso purtroppo passiamo ai difetti. Che dire, il primo su tutti è senza ombra di dubbio il sottosterzo. Questa macchina ne soffre in un modo spasmodico, cioè non so se l'avete visto anche prima quando ho accelerato un pochino, subito dritto, cioè è impressionante. Secondo me per la ripartizione di coppia che ha, perché non si sa ancora se è un 60-40 o 70-30, ma comunque è maggiormente all'anteriore. E questo fa sì, secondo me, che è vero che rende la macchina più sicura in un certo senso per chi non è capace a guidarla, ma per chi la vuole spingere un po' più al limite, cioè ragazzi, è una cosa imbarazzante. E pensate che io ho comprato questa a 3 porte non per altro, ma per il semplice fatto di avere il passo un pelo più corto e per avere un pelo meno questo problema. Lo so, sono mezzo fulminato, ma noi il sottosterzo non lo vogliamo. Il secondo difetto secondo me di quest'auto è l'elettronica e tutte le diavolerie che si porta dietro. Perché? Se io voglio disattivare il controllo di trazione, l'SP e tutte quelle diavolerie lì, cioè voglio veramente disattivarlo, invece Audi lascia sempre quel qualcosa per salvarti il culo. Ok, vi direte voi, per la sicurezza bisogna farlo. Sì, però su una A3, se uno vuole una macchina più sportiva, quindi S3 o RS3, dovete darmi la possibilità di poter disattivare tutto a mio piacimento, o no? E invece no, questa possibilità Audi non te la lascia, non puoi disattivare tutto, quindi anche se provate e riprovate a fare un traverso, quando sente che l'imbardata è troppa vi salva comunque. In secondo luogo io vado da Audi e dico voglio una macchina semiautomatica. Benissimo, vediamo una macchina semiautomatica. Io prendo una macchina semiautomatica, ho le mie belle palettine, il mio bel cambio, quindi quando la metto in modalità manuale voglio che cambi lei, ma quando io la metto in modalità manuale voglio cambiare io, e invece no. Sentite? Perché? Cioè, se io voglio piantare la macchina al limitatore per 1 chilometro, perché non me lo fai fare? Cioè, questa non è democrazia, non va bene. Cioè, in poche parole, se noi mettiamo in manuale e
e acceleriamo a manetta, cambierà lui arrivato a 6.900 giri. Quindi Audi, un po' più di potere in mano alle persone che guidano, perché alla fine ormai basta solo schiacciare l'acceleratore e frenare, o meglio, va bene sempre sulle macchine più stradali, ma sulle macchine un pelo più sportive, cioè almeno queste cose basilari lasciacele fare, cioè schiacciare la palettina, tac, così, no, invece non si può. Infine questo schifosissimo kick down. Se io vado in pista e ho bisogno di fare un pelo più di percorrenza e quindi voglio una marcia più bassa e non voglio stare impiccato, non voglio che quando vado a schiacciare l'acceleratore tu mi scali la marcia e poi riacceleri con un'ignoranza pazzesca. Non va bene neanche questo. E invece anche lì, se tu schiacci tutto il pedale, kick down, ti scala la marcia, la macchina non sa più che cazzo sta facendo, mezz'ora per cambiare marcia, riparte da sola. E anche questo, cara Audi, secondo me è da mettere a posto. Infine, come difetto metterei anche i freni, perché fai veramente 10 tornanti di montagna e poi la leva va in fondo. Però c'è anche da dire che è una macchina questa che è a metà tra uno sportivo e uno stradale, quindi gli si può anche perdonare. Però su un S3 un disco minimamente baffato ci potrebbe anche stare, come sulla Mercedes. Ah no, esatto, mi dimenticavo il difetto peggiore, purtroppo secondo me il motore, perché Mercedes perde su interni e linea secondo me, ma come motore, ragazzi, cioè Audi viene letteralmente disintegrata. Stesso identico motore, 2000 turbo, una macchina c'ha 400 cavalli e passa per le versioni nuove, che mi sembra che ne abbia anche 410, qualcosa del genere, e Audi invece ne ha solo 300. Quindi su quel frangente, cara Audi, c'è da lavorare parecchio. Ma questa macchinetta ha anche delle chicchette molto carine. Una di queste è il launch control. E adesso stiamo andando in un posto molto carino dove fare una bella ripresa anche con l'esterna e l'interna, a farvi sentire come lavora. Anche perché Audi dichiara 4,7 da 0 a 100 con il launch control inserito, e quindi sfruttiamolo. Bene ragazzi, siamo arrivati nel nostro quarto di miglio. Il problema è questo ora, far funzionare il tutto, perché sembra di essere una centrale nucleare praticamente, quindi ci provo praticamente per 50 volte e ci riesco 3, quindi vediamo se adesso ce la faccio. Quindi manuale, poi driver select dynamic, ci siamo, disattivo di controlli, dovremmo esserci, e quindi proviamo. E invece no, signori. Ah, ok, c'avevo il freno a mano tirato. Ci siamo. Porca vacca! Cause me I love it and I like a drink. Fuck.